Samuel, ma com'è che hai iniziato a lavorare online? Hai dei consigli da darmi? Cosa fare se dovessi realmente ripartire da zero? Questa è una domanda che mi è stata posta centinaia e centinaia di volte, sia da ragazzi giovanissimi che sentono che il percorso tradizionale non è la strada che vogliono seguire realmente, ma anche da persone adulte stanche della loro vita lavorativa monotona, poco pagante e che non gli lascia abbastanza tempo per dedicarsi alle loro passioni o alla loro famiglia. In questo video andrò a condividerti 5 consigli nati dalla mia esperienza personale che avrei voluto sapere io in primis quando ho provato per la primissima volta ad avviare un business online. Seguendoli saprai esattamente cosa farei io oggi stesso se dovessi partire da zero. Ma prima di iniziare, visto che forse non mi conosci, lascia che ti racconti brevemente la mia storia. Bene, finite le superiori mi sono iscritto all'Università di Ingegneria al Politecnico di Milano, per l'esattezza Ingegneria dell'Automazione, pensando che il percorso tradizionale fosse l'unica via disponibile. Diciamo che avevo, come molte persone hanno al giorno d'oggi, questa falsa credenza che i binari su cui ti mettono da quando nasci sono gli unici binari che puoi percorrere nella tua vita per essere felice. I binari del studia, laureati, trova un lavoro, vai a lavorare per 50 anni fino alla pensione e goditi gli ultimi anni di libertà grazie alla pensione. Bene, mi sono reso conto che non era la cosa che volevo e non era l'unica via che potevo permettermi di cercare. Ma prima continuiamo con la mia storia. Ho iniziato mentre studiavo all'università a lavorare per avere un minimo di indipendenza e non chiedere costantemente denaro ai miei genitori, facendo sia il croupier che il rider di sera, consegnando pizze fondamentalmente. Bene, dopo mesi passati a studiare e a lavorare, ho capito che non era il futuro che desideravo e a cui realmente aspiravo. Quindi insieme al mio amico e attuale socio Tommaso abbiamo unito i risparmi fatti facendo il croupier, facendo il consegna pizze e così via, per comprare corsi su corsi sul business online. Bene, dopo averne provati veramente tanti, nei più disparati business online, dropshipping, e-commerce, self-publishing, affiliate marketing, Amazon, insomma un sacco, ok? Eravamo di gran lunga in perdita e sul punto di mollare completamente e rassegnarci al fatto che la vita universitaria, la vita da croupier e da consegna pizze erano l'unico destino che potessi mai aspettarmi. Fino a quando un imprenditore conosciuto appunto in quei mesi ci ha chiesto di fare da venditori per lui. In pratica lui era completamente pieno di richieste da parte di persone, potenziali clienti che volevano acquistare i suoi servizi e appunto ha chiesto a noi, visto che lui era super pieno, di aiutare a gestirlo, ok? Aiutarlo a fare i venditori e vendere i suoi prodotti e i suoi servizi appunto ai suoi potenziali clienti. Insomma, se sono qui a dirvi la mia storia vuol dire che ci è andata bene e abbiamo capito che quella sarebbe realmente stata la nostra strada. Abbiamo iniziato successivamente a vivere solamente di quello e la cosa divertente è che ogni singolo euro guadagnato con la vendita è stato reinvestito successivamente in formazione per crescere noi come persone, come professionisti, come venditori al 3000%, fino appunto ad arrivare ad oggi dove abbiamo fondato Sales Consulting, la nostra azienda con la quale da una parte formiamo persone per fargli fare esattamente il processo che ha trasformato noi nelle persone che siamo ad oggi, mentre dall'altra parte di Sales Consulting inseriamo appunto queste persone formate, le inseriamo all'interno di aziende partner con cui ovviamente abbiamo una collaborazione stretta negli ultimi anni e che ci permette di dare una garanzia da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda le persone normalissime che le trasformiamo in venditori possiamo garantire l'inserimento in azienda, per quanto riguarda le aziende possiamo garantire venditori di qualità perché è esattamente lo stesso percorso fatto da noi che ci ha trasformato dall'azienda sia come persone che come professionisti. Bene, come avrai notato il mio percorso non è ovviamente stato tutto quanto rose e fiori. I primissimi esperimenti di business online insieme a Tom, il mio socio, sono stati letteralmente un disastro, ci hanno portato a perdere il poco denaro faticosamente guadagnato. Ma ora la lezione l'ho imparata e questo è il primissimo consiglio che ho per te. Scegli il modello di business o una professione valida e adatta per chi parte da zero. Di conseguenza evita tutti quei metodi di guadagno dove devi rischiare grosse somme ancora prima di partire o che scompariranno nel giro di pochi mesi. Ad esempio l'e-commerce, che anche se in dropshipping richiede di spendere soldi, tanti soldi in ads, Amazon FBA con il quale devi comprare la merce e tenerla in magazzino per mesi se non anni, il self-publishing che anche se ti raccontano come il miglior metodo in assoluto, in realtà i libri costano e non poco, il marketing costa e non poco e quindi ti obbliga a dover investire grossi somme di denaro ancora prima di essere partito. Oppure l'affiliate marketing che richiede un sacco di tempo per creare un seguito o una spesa in ads per mandare traffico a una singola pagina. Oppure, neanche a dirlo, questo, le varie bolle come cripto e NFT che puntualmente scoppiano e sulle quali ovviamente non hai né controllo né prevedibilità.
Quindi abbiamo parlato ovviamente degli errori da non fare, quelli che ti ho appena elencato. Il secondo consiglio che voglio darti è le caratteristiche che un metodo di business ideale dovrebbe avere. A proposito, se ancora non l'hai mai fatto, scrivimi su Instagram in DM in privato la parola video e ti darò del materiale gratuito in cui spiego ancora più nel dettaglio l'argomento. Ma torniamo a noi. Parlavamo delle caratteristiche del business ideale. Come vedrai, ovviamente si tratta del completissimo opposto rispetto ai metodi di guadagno visti fino adesso. E cosa numero uno, l'investimento iniziale, la cosa più importante. Il modello di business ideale ti permette di partire con un investimento minimo o pari allo zero, ok? Questo dovrebbe essere uno dei vantaggi di lavorare online, ovvero l'assenza delle spese massacranti che ci sono invece con l'attività offline. Per aprire un negozio hai delle spese molto importanti. Cosa numero due, la validità del modello di business o della professione. La domanda che devi farti è questa: ti stai buttando in qualcosa di comprovata efficacia e che durerà anno dopo anno, oppure gli unici che hanno ottenuto risultati, spesso magari anche falsi, sono i soliti guretti che vendono i corsi? Quando sono passato alla vendita telefonica io in primis non ho avuto minimamente dubbi su questo punto. Milioni di aziende hanno un reparto vendita e lo ampliano quando vogliono crescere, fondamentalmente. Inoltre non si tratta ovviamente di una moda passeggera, ma di una professione che esiste da migliaia e migliaia di anni, che ci sarà finché fondamentalmente ci sarà un mercato, e il mercato ci sarà sempre. Bene, una volta che hai identificato il business ideale, la prossima domanda che sorge spontanea è: ok, ma come faccio ad acquisire le competenze necessarie per avere successo in questo campo? Ed ecco qui che arriva il terzo consiglio. Io sono dell'idea che i videocorsi, per quanto utili, hanno ovviamente le limitazioni. Anche se comodi e accessibili, sono ovviamente fine a se stessi. Pensaci bene, se durante un corso ti imbatti in un concetto che non capisci bene, chi potrebbe mai aiutarti? Un video? Assolutamente no. Se hai una domanda specifica, a chi potresti mai chiedere? A un computer? Assolutamente no. E ancora più importante, una volta terminato il corso, chi verifica che tu abbia davvero assimilato tutte le informazioni? Bene, la verità è che l'apprendimento è un processo personale e non è assolutamente uguale per tutti. Ecco perché io personalmente preferisco di gran lunga i percorsi di affiancamento ai videocorsi, perché sono strutturati per darti non solo le informazioni, ma anche l'assistenza e la guida di cui tu stesso hai bisogno per assicurarti di raggiungere il tuo obiettivo. Sicuramente costano ovviamente di più rispetto ai semplici videocorsi, ma quanto vale, che valore economico ha il poter accelerare esponenzialmente il percorso di apprendimento? Quanto vale evitare mesi o anche anni, te lo dico io in primis, di tentativi, errori e soldi buttati? Bene, con questo tipo di investimento non stai comprando solamente informazioni, ma anche tempo e l'esperienza di qualcun altro condensata in modo tale che tu possa imparare molto più rapidamente, anche perché sbagliare può essere molto costoso, non solamente in termini monetari, ma anche di tempo, energia ed emozioni. Quindi se un percorso di affiancamento può aiutarti ad evitare anche solo uno di questi errori, probabilmente si ripaga già da solo, siamo d'accordo? Ma un altro punto cruciale è decidere da chi imparare. Oggi sbucano guru che promettono montagne d'oro da tutte le parti, destra, sinistra, su e giù, ma la domanda è come capire che può davvero insegnarti qualcosa di valore e chi invece sta cercando solamente di approfittarsi di te. Il quarto consiglio contiene 4 parametri da tenere in considerazione. Parametro numero 1, il tempo, ovvero gli anni di esperienza nello settore specifico. Meglio ovviamente non fidarsi di chi sbuca dal nulla, di chi ha un mese o 2 di esperienza. Parametro numero 2, testimonianze e feedback. Ragazzi, una cosa a cui io tengo veramente tantissimo, perché se qualcuno ha aiutato veramente molte persone a raggiungere i loro obiettivi, le probabilità che possa fare lo stesso con te sono veramente alte. Quindi cercare storie di successo, ma che parlino anche delle difficoltà incontrate, è importantissimo. Noi nei nostri casi studi di successo non tiriamo fuori solamente le cose belle, lavoro un'ora al giorno e divento milionario, assolutamente no, come fanno molte persone là fuori. Noi facciamo vedere quelle che sono le difficoltà, i problemi, le cose che sono state difficili da superare, ok? Perché gli step che ha fatto un altro studente sono magari gli stessi identici step che farai anche tu stesso. Invece fortunatamente piano piano, iniziando la vendita telefonica, per l'appunto con le prime difficoltà, perché chiaramente non è venuto tutto facilmente, però sicuramente mi metto in tasca comunque 3 volte il mio stipendio lavorando con 2 imprenditori, ecco. E infatti qua mi collego al parametro numero 3, ovvero la trasparenza, perché se qualcuno ti presenta solamente il lato bello della medaglia, io farei un po' di attenzione, ok? Non esiste minimamente, non esisterà mai un modo semplice
automatico e con zero sforzo per fare soldi. I soldi facili, ragazzi, non esistono, ok? Lo dico sempre. È per questo che mi arrabbio quando la gente sotto magari i miei post così via dicono: ah, ma stai zitto che non esistono i soldi facili. Ragazzi, non esistono, è verissimo, non l'ho mai detto, non fraintendete le mie parole. Le mie parole intendono una possibilità di poter raggiungere risultati monetari tramite una via che non è quella dei classici binari. Questo intendo io, ma non è zero sforzo, automatico, semplice, facile e veloce. No, 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 bisogna farsi il culo, bisogna investire tempo, soldi ed energie per farlo, non è mai stato facile. Parametro numero 4, la coerenza. Guarda se ciò che il formatore predica è in linea con ciò che realmente fa. Ad esempio, se qualcuno insegna a fare il venditore, ma lui in primis non l'ha mai fatto, non c'è cosa che non quadra. Infine, ragazzi, siamo arrivati al quinto consiglio. Scegli chi non solo ti insegna una competenza, ma ti aiuta anche a monetizzarla. Questa è una cosa fondamentale, ok? Nel corso degli anni, io in primis ho visto troppe persone cadere nella trappola di corsi che promettono mari e monti, ma che alla fine lasciano con un sacco di informazioni teoriche e nessun modo per poterle mettere in pratica. Per fortuna esistono anche i formatori e realtà, e modestamente mi ci metto dentro, che non ti abbandonano al termine del percorso, ma ti garantiscono opportunità reali mettendoti in contatto con il mondo del lavoro, direttamente, un contatto diretto, ok? Pensaci un attimino, acquisisci una nuova competenza e invece di trovarti da solo a cercare di capire come sfruttarla, hai già delle aziende pronte a collaborare con te perché sanno che vieni da un percorso formativo di qualità. Oltre ad avere la strada letteralmente spianata su questo aspetto, hai anche la certezza che quello che stai andando ad imparare è realmente richiesto dal mercato. Meglio di così, ragazzi, non so cosa ci possa essere, ok? Quindi, ragazzi, abbiamo visto tutti quelli che sono i miei 5 consigli che io in primis darei al Samuel di 4-5 anni fa, quando stavo partendo completamente da zero. Se ora vuoi un consiglio bonus, questo te lo regalo: non lasciare che ciò che hai visto tu oggi sia solo un altro dei tanti video visti su YouTube. Trasforma invece queste informazioni in azione. Per aiutarti a fare il primo passo ho una cosina che può fare al caso tuo. Ho preparato una masterclass gratuita in cui ti mostro come diventare un venditore telefonico di successo e ottenere fino a 5.000 euro al mese, come dicevamo prima, con garanzia di inserimento in azienda. Trovi il link della masterclass direttamente in descrizione. Ci vediamo lì dentro.